Ciao Matteo. Ciao Mauro. Magari oggi non ci dedichiamo tanto ad archeologia, storia, linguistica, quanto piuttosto a fare così un colloquio molto libero di carattere generale. Mi hai detto un attimo fa che stai bevendo anche del Carcadè. Sì, guarda, eccolo qui. Ecco, bravo. Ingranato Quindi dai miei bello ozi fresco, letterari, bello fresco. bello fresco, E freschissimo. quindi non cedi alla tentazione biblica dello shakar, cioè della bevanda inebriante. Anche se ricordo dai miei studi di filosofia medievale che di Averroè si diceva che iniziasse i suoi pomeriggi di studio con un buon bicchiere di vino rosso. Se magari faceva parte di una certa tradizione, chissà. Perché no? Sì, Non c'è il si sa mai. sufismo che fa l'elogio del vino, per esempio, sì. Bene, direi, senti, visto che entrambi abbiamo letto, no, le centinaia di commenti che ci sono sotto, se c'è magari qualcosa con la quale vuoi introdurre questa libera chiacchierata. Sì, la prima cosa è, intanto io vorrei ringraziare le tantissime persone che hanno manifestato il loro apprezzamento, in certi casi addirittura la loro gratitudine. Devo dire che per quanto mi riguarda è gratificante, ecco, sapere che il proprio lavoro è riconosciuto, la qualità del lavoro che stiamo cercando di fare è riconosciuta e qualcuno addirittura ha trovato utile quello che noi abbiamo condiviso. Ecco, questo è davvero, davvero molto gratificante dal mio punto di vista. Devo dire poi che alcuni commenti in particolare sono stati anche personalmente piuttosto utili. Per esempio, penso ad alcuni commenti in cui chi ci ha voluto scrivere segnalava alcune letture, alcune integrazioni bibliografiche molto, molto utili davvero. Penso soprattutto a uno studio in particolare, bellissimo, Il crollo della mente bicamerale di Julian James, che è piuttosto distante nell'impostazione metodologica dalla mia personale abitudine, però è stata una lettura che io ho fatto, gradevolissima e devo dire anche piuttosto utile, anche per integrare quel discorso che noi facevamo sugli effetti della nascita della civiltà della scrittura dal punto di vista poi della psicolinguistica e sugli aspetti cognitivi delle E tra civiltà. l'altro, scusa, è un libro che non solo possiedo, ma che ho letto tempo fa, quindi Sì, io non lo conoscevo e ne devo ho dire l'ho compreso scoperto. l'importanza, sì. Esatto, sì, l'ho scoperto grazie a qualcuno dei nostri ascoltatori, appunto. In altri casi poi sono arrivate delle osservazioni, devo dire, piuttosto argute, avvertite anche, insomma, da persone che evidentemente avevano una certa cognizione di quello di cui parlavano, e molte di queste osservazioni si sono appuntate, ad esempio, sulla figura di Iacchos che noi abbiamo presentato nell'ultimo video. Eh, Alcuni hanno segnalato l'assimilazione che era già stata fatta in antico della figura di Iacchos con Dioniso. Se non ho ritenuto opportuno approfondire il discorso nel nostro precedente video è per due motivi fondamentalmente. Il primo è che non volevo sovraccaricare il discorso, oltretutto con degli elementi che sono dal punto di vista cronologico piuttosto discosti dall'epoca alla quale noi facevamo riferimento, perché le prime tracce di questa, che fondamentalmente è un'interpretatio greca di Iacchos come Dioniso, nel contesto del culto eleusino, risale al I secolo a.C. In secondo luogo, non volevo lasciare adito a un accostamento che troverei per il momento fuorviante, cioè l'accostamento tra Dioniso e Yahweh. Un altro gruppo di messaggi, invece, ha sollevato una questione che effettivamente è stata oggetto anche di una nostra conversazione privata, nel senso che alcuni hanno osservato questo, ma in fondo, se Yahweh, come sembra di capire dal testo biblico, era un Elohim minore, tutto sommato, che se accettiamo, ecco questo lo integro io, la genealogia divina di Filone di Biblo era uno dei figli di Elelion che avrebbe ricevuto dal padre appunto il piccolo e disperso Israele per mostrare ciò di cui era capace. Ecco, se Yahweh è questo, come mai lo troviamo invece un po' dappertutto nelle testimonianze epigrafiche, archeologiche nel Mediterraneo che noi stiamo cercando di ripercorrere? Ecco, questa è una questione davvero molto interessante e già noi due ci siamo ripromessi di affrontarla in una delle nostre prossime chiacchierate. Lo faremo sicuramente perché è un tema molto importante
e quindi anch'io ringrazio chi l'ha sollevato, perché vale effettivamente la pena di affrontarlo, perché c'è una spiegazione, ma la vedremo oggi. Come abbiamo detto, facciamo un discorso sul metodo. Però se mi permetti almeno una citazione biblica per quanto riguarda il discorso dell'inserimento diciamo, del potenziale Yahweh Iacchos nei culti eleusini, ai quali hai fatto riferimento nel video precedente. Io già quando tu hai fatto questa citazione, immediatamente mi è venuto in mente un passo biblico che, se preso dalla Bibbia e messo all'interno, diciamo, della storia della evoluzione dei culti eleusini, non solo non stonerebbe affatto, ma nessuno si accorgerebbe, salvo il rimprovero di Mosè. Siamo in Deuteronomio, al capitolo 32, dove Mosè si lamenta dei suoi che si rivolgono a, lo leggo testualmente, hanno sacrificato a, qui c'è scritto demoni, non entriamo nel merito, in ebraico c'è Shedim, ma questo meriterebbe un altro discorso. Hanno sacrificato a Shedim che non sono Elohim, ma senti qui, a Elohim che non conoscevano, nuovi, venuti da poco, che i loro padri non avevano conosciuto. Ora, questo mi fa venire in mente quello che dicevi tu l'altra volta, cioè che Iacchos è una divinità, fra virgolette, nuova, una divinità semitica, entrata nei culti, in particolare nei culti eleusini dei greci. Quindi ciò che ci dice Mosè qui, e lo dice in tono di rimprovero, sono arrivati degli Elohim nuovi, che quindi sono arrivati da un'altra parte, e una parte dei suoi, contravvenendo a quello che era, lo sappiamo, l'ordine preciso, si sono dedicati al loro culto. I greci erano naturalmente molto più liberi, perché non avevano questa necessità, questa imposizione imperativa di rimanere fedeli ad un'unica, fra virgolette, divinità. Però la situazione è esattamente la stessa, cioè queste divinità che si spostavano e che diventavano oggetto di culto, di servizio, anche nei luoghi dove andavano. Ecco, questa cosa almeno la volevo sottolineare, perché è talmente evidente il parallelismo, è talmente uguale la situazione che, ripeto, a parte il rimprovero di Mosè, rimprovero che non c'è nei culti greci, per ovvi motivi, ma per il resto è assolutamente uguale e ci dà l'idea e conferma già quello che noi dicevamo dello spostamento di queste cosiddette divinità, che ovviamente non si limitavano, no, ad una sola localizzazione o magari ad un solo popolo. Sì, oltretutto mi viene in mente che quello di Yahu Iacchos non sarebbe neanche l'unico caso di questo tipo di trasferimenti, perché già nei tuoi video su Michael tu avevi accennato a un significativo parallelismo che alla fine è possibile istituire tra la figura di Michael e la figura del dio greco Apollo. Come dire, questo accostamento è reso possibile da una serie di indizi, per esempio la sovrapposizione dei luoghi cultuali, dei luoghi di culto tra queste due divinità. Per esempio, mi ricordo il tempio apollineo di Simi, che attualmente è una chiesa cristiana dedicata a San Michele. San Michele appunto è l'arcangelo Michael. Allora, di Apollo, a cui a differenza di Iacchos è dedicato spazio nei testi arcaici che sono gli inni pseudomerici, c'è un inno pseudomerico ad Apollo. Ecco, la descrizione che in questo testo si fa di questa divinità ha spinto numerosi studiosi a concludere che si tratta di una divinità con tutta evidenza estranea, non solo al Pantheon greco, ma addirittura alla sensibilità, alla cultura greca. E la maggior parte dei critici è convinta, o si dichiara convinta, che si tratti, nel caso di Apollo, di una divinità di origine semitica. Quindi questo è veramente un capitolo importante che, insomma, io trovo particolarmente attraente dal punto di vista dello studio, della ricerca. Quello che traspare, immagino, dal modo anche in cui io presento il mio discorso, è fondato su base documentale. Cioè per me, dal punto di vista del metodo, è fondamentale che ogni affermazione sia supportata
da evidenze di tipo epigrafico, di tipo storico, di tipo archeologico. Certamente, poi bisogna mettere insieme, in un quadro d'insieme, le evidenze, i fatti, i dati, e qui è il lavoro di congettura. Ma se la congettura è ragionevole, è logica, è fondata, è una buona congettura. Sì, infatti è fondamentale anche per me, per quanto riguarda il mio lavoro. Io sempre sostengo, a me interessa fornire degli elementi documentali per la libera riflessione, cioè a me interessa dire guardate che c'è scritto questo, guardate che tra le varie possibilità di lettura del testo c'è anche questa, e ovviamente lo faccio con particolare riferimento alla Bibbia. Purtroppo siamo abituati a vivere in un mondo in cui c'è l'attitudine alla classificazione, cioè, quindi ciascuno di noi deve essere classificato, deve essere identificato, diciamo, all'interno di una sorta di recinto per poter essere indicato come sostenitore di questa o quella tesi, sostenitore di questa o quella presunta verità. Ecco, voglio dire, è chiaro che ognuno di noi poi può avere, anzi è umano, delle preferenze, ma queste preferenze sono sempre condizionate, almeno per quel che mi riguarda e per quel che riguarda il tuo metodo, ma per il mio in particolare, dal facciamo finta che, perché io ovviamente l'ho sempre detto, se io possedessi una verità fonderei una religione, ma io non possiedo una verità. Ripeto, penso nella storia è sempre avvenuto, lasciamo stare il famosissimo Schliemann, no? Per il quale ovviamente l'ostracismo derivava dal semplice fatto che non faceva parte, diciamo così, del mondo accademico, ma per fare esempi anche meno conosciuti di cui non si parla, penso a Mary Hennings, che all'inizio dell'Ottocento è stata la vera fondatrice documentale della paleontologia, che non veniva creduta o comunque veniva ostracizzata per due motivi. Primo, perché era una donna; secondo, perché non apparteneva alle classi alte, alle classi abbienti, alle classi nobiliari. E siccome la conoscenza era ritenuta patrimonio esclusivo di certe classi, lei per principio non poteva. Penso per esempio a Karl Furloff, quale venne consegnato quel cranio scoperto da operai che scavavano nella valle di Neander. Lui, dopo aver parlato con un docente di anatomia dell'Università di Bonn, l'ha identificato come un cranio appartenente ad una specie umana diversa dalla nostra. Immediatamente venne ostracizzato perché ovviamente eravamo a metà dell'Ottocento, non c'era ancora stato Darwin, e quindi, come dire, la verità era quella biblica. Attenzione, quella presunta biblica. Cioè la verità era quella che veniva fatta dire alla Bibbia sulla creazione dell'uomo, che invece adesso, insomma, come dire, stiamo prendendo sempre più coscienza che così non è. Ma sulla base di quella verità che veniva fatta dire alla Bibbia sulla presunta creazione dell'uomo, cosa succedeva? Succedeva che non poteva essere accettato per principio qualunque elemento, ma anche qualunque documentazione che ponesse in discussione questo principio. Quindi in realtà, come dire, gli atteggiamenti polemici nei confronti di chi pone quantomeno delle domande che vanno contro il mainstream ci sono sempre stati. Direi, a proposito della polemica, ecco, un discorso molto generale, che sul piano della conoscenza, quindi sul piano strettamente intellettuale, io trovo che la polemica sia un'attività, un esercizio assolutamente sterile. Perché dico questo? Dico questo perché intanto la polemica nasce da un impulso di tipo emotivo e non di tipo logico-argomentativo. In secondo luogo, l'obiettivo del polemista è quello di non verificare la posizione del suo interlocutore, ma quello di distruggerla e molto spesso addirittura di distruggere la persona dell'interlocutore. Ecco perché sono convinto che la polemica sia un'attività sterile se ci si mette dal punto di vista di chi vuole invece costruire la conoscenza. Attenzione, non intendo certamente dire che non si debbano ricevere critiche, però ecco, la critica è un'altra cosa. La critica è un aspetto vitale della ricerca. Perché? Perché struttura i processi argomentativi costringendo la concatenazione delle argomentazioni entro un sentiero lineare.
e contribuisce in questo modo alla costruzione condivisa della conoscenza. Il mio ideale sarebbe un tipo di dialogo modellato su quanto affermava Leibniz, il quale sosteneva che chi si accinge a speculare dovrebbe invitare il suo interlocutore con l'espressione calculemus, cioè calcoliamo, mettiamoci a calcolare, mettiamoci a risolvere questa equazione. È chiaro che se il nostro obiettivo è questo, arrivare alla soluzione di un'equazione che quindi ha dei passaggi più o meno obbligati, diventano del tutto non solo superflue, ma controproducenti le inclinazioni emotive, astiose, quanto anche l'utilizzo della retorica, perché anche questo è importante. Fondamentalmente della polemica possiamo dire che sia un genere letterario, è un genere retorico. Ci sono stati e ci sono degli eccellenti polemisti, i cui testi sono gustosissimi da leggere, ma tutto si può dire tranne che il polemista contribuisca alla costruzione della conoscenza. Sì, certo. E poi c'è anche un'altra considerazione da fare, io me ne sono accorto in questi 12 anni, diciamo che i polemisti puri, quelli appunto ai quali ti riferisci tu, fanno molto più rumore di chi invece opera per la collaborazione. Ciao Matteo, alla prossima Ciao. dove riprenderemo i nostri contenuti e continueremo la nostra indagine. Un grande piacere.